Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vediamo cosa possiamo fare per evitare che le formiche salgano sopra le nostre piante. In natura la formica è considerata un insetto utile perché lavorando comunque il terreno con tutta una serie di gallerie che vanno a portare quindi aria e ossigenano meglio il suolo, riescono a migliorare la fertilità del terreno. Purtroppo però le formiche hanno creato anche una sorta di rapporto di simbiosi con gli afidi, quindi diventano delle vere e proprie allevatrici di afidi. Questo perché gli afidi, una volta che si insediano su una pianta, iniziano a produrre la melatta, che è una sostanza zuccherina di cui si alimentano le formiche. Quindi le formiche vanno a insediare i primi afidi nelle foglie e dopo che questi si sono insediati, di contro loro vanno a raccogliere il risultato della loro attività metabolica, questa melatta, che poi riportano nel formicaio. Quindi il primo modo per limitare un'infestazione di afidi nelle nostre piante da frutto può essere quello di limitare l'arrivo delle formiche, perché gli afidi, perlomeno alcune varietà di afidi, non hanno la possibilità di volare e quindi senza poter volare hanno necessariamente bisogno che la formica vada a trasportarle in cima alle piante. Adesso vediamo un semplice metodo biologico, naturale, per poter evitare che questo succeda. Prima di tutto passiamo il nastro di carta per proteggere il fusto e gli facciamo un anello intorno al tronco, non troppo in basso neanche troppo in alto. Qua ci sono già delle formiche che stanno attraversando. Ok, una volta fatto un anello abbastanza largo, gli mettiamo il tubetto, una striscia di colla, con un bastoncino andiamo a spalmarlo, assicurandoci che tutto il diametro sia quindi coperto da un leggero strato di colla. Non dobbiamo aver paura di abbondare e il tronco così è protetto. Come vedete, le formiche, adesso che c'è l'anello, non riescono né a salire né a scendere. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire. A questo punto dobbiamo soltanto controllare che la colla rimanga a distanza di qualche mese, soprattutto se piove molto possiamo andare a ripassare un altro strato. Assicuriamoci che non ci siano formiche che passino da altre parti fuori dal fusto, soprattutto se ci sono dei tiranti o comunque dei paletti che arrivano fino alle fronde della pianta, è probabile che le formiche troveranno un'alternativa per salire alle foglie. In questo caso quindi dovremo fare lo stesso trattamento in prossimità quindi di questi nuovi ingressi, oppure semplicemente rimuoverli in modo che il fusto sia l'unico punto di contatto con la terra. Una volta risolto il problema delle formiche, dobbiamo risolvere il problema degli afidi già saliti. Quindi possiamo andare a effettuare dei trattamenti sulla chioma delle foglie della parte infestata con dei particolari principi attivi che sono deterrenti o abbattenti nei confronti di questi parassiti. Uno di questi può essere ad esempio l'olio di neem, di cui il principio attivo è l'azadiractina. Quindi l'olio di neem si dà diluito in acqua in base ai dosaggi della confezione. In alternativa si può usare direttamente il principio attivo, quindi in forma più concentrata. Ci sono diverse marche, in descrizione vi lascio uno dei link. E una volta preparata la soluzione, quindi andiamo a irrorarla con un atomizzatore o un'irroratrice a spalla. Copriamo tutta la superficie vegetale delle nostre piante. Una cosa importante, il trattamento va fatto sempre la sera, questo perché l'azadiractina, quindi il principio attivo di questo particolare trattamento, è fotosensibile, quindi a contatto con i raggi UV perde la sua efficacia e di conseguenza vanifica l'effetto del trattamento stesso. Un altro trattamento che potremo dare è un trattamento a base di piretro, sempre autorizzato in agricoltura biologica, e anche questa la modalità è sempre la stessa, uguale all'olio di neem. Corroborante che possiamo dare insieme all'olio di neem o all'azadiractina può essere il sapone molle potassico, molto più semplicemente in mercato trovato come sapone di Marsiglia, quindi lo possiamo comprare in panetti da sciogliere nell'acqua oppure direttamente in forma liquida, che è molto più facile da diluire. Anche qua vi riporto sempre, se vi interessa, il link in descrizione. Il sapone molle potassico aumenta il potere adesivante del principio attivo dell'olio di neem, di conseguenza migliora la sua durata nel tempo.
Inoltre il sapone molle tende a soffocare tutti quei parassiti che rimangono sulle foglie, portandoli alla morte più velocemente. Seguite sempre i dosaggi riportati in etichetta onde evitare problemi di fitotossicità con particolari piante. Una cosa da evidenziare: l'azadirachtina dà problemi di fitotossicità ad alcune varietà di pero. Se dovete trattare questo genere di piante, andate prima a trattare una piccola porzione della pianta per vedere come reagisce, e soprattutto se vedete delle reazioni dovrete andare a dimezzare o ridurre ulteriormente il dosaggio riportato in etichetta. E anche per questa volta è tutto. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao a tutti!